Immagina di essere in una stanza con 1000 televisori accesi al massimo volume. Ognuno trasmette un canale diverso. Notizie, sport, film, rumore bianco. Il caos è totale, assordante. Ora, immagina di dover leggere un libro in quella stanza, in perfetto silenzio. Per la maggior parte di noi, il cervello trova il telecomando e spegne 999 televisori. Ma per chi vive con la sindrome di Tourette, quel telecomando non funziona. E il volume rimane al massimo. Prima di capire cosa si è rotto, devi capire la meraviglia di ciò che funziona. In questo preciso istante, mentre ascolti la mia voce, il tuo cervello ha generato centinaia di idee di movimento. Grattarti il naso, muovere il piede, alzarti, urlare. Ma non lo hai fatto. Perché? Perché esiste un guardiano, una struttura profonda, antica, chiamata gangli della base. Il suo lavoro non è dirti cosa fare, il suo lavoro è dirti cosa non fare. È il freno più potente del mondo. Attenzione, quello che stiamo per vedere è una rappresentazione semplificata di meccanismi neurologici complessi. Questo video è puramente educativo e non sostituisce in alcun modo il parere del tuo medico o neurologo. La mente umana è un universo e noi stiamo solo esplorando una galassia. Tecnicamente si chiama circuito cortico-striato talamo-corticale. Un nome lungo per un concetto semplice. È un anello, un loop infinito. L'idea parte dalla corteccia, scende nel profondo per chiedere il permesso e se il guardiano dice sì, torna su per essere eseguita. In un cervello neurotipico, il guardiano è severo. Boccia il 99% delle richieste. Lascia passare solo ciò che è utile, appropriato, necessario. Come fa il cervello a dire no? Usa una sostanza chimica chiamata GABA. Immaginalo come un estintore. Quando un neurone si eccita troppo e vuole far partire un movimento inutile, il sistema spruzza GABA. Il neurone si calma, si spegne, torna il silenzio. È un equilibrio chimico perfetto, una danza tra l'eccitazione e l'inibizione che ti permette di stare fermo, di avere il controllo. Ma nella sindrome di Tourette questo estintore è difettoso. Molti credono che i tic siano involontari, come uno starnuto o una crisi epilettica. Sbagliato. Sono involontari. C'è una differenza enorme. Tutto inizia con una sensazione, un prurito, una tensione elettrica. I pazienti la chiamano urgenza premonitrice. Immagina di avere una puntura di zanzara proprio al centro della schiena. Non vuoi grattarti. Sai che non dovresti, ma il prurito cresce, diventa insopportabile, finché non hai altra scelta. Cosa sta succedendo nel profondo? Torniamo ai gangli della base. In un cervello con Tourette, le popolazioni di neuroni che dovrebbero dire no sono meno attive o ridotte di numero. Il filtro ha dei buchi. Quell'impulso di muovere la spalla che in me verrebbe soppresso in millisecondi senza che io me ne accorga. In te passa. Il cancello è aperto. E non solo è aperto, ma c'è qualcuno che spinge per entrare. Ecco il secondo colpevole, la dopamina. È il carburante della motivazione e del movimento. Nel cervello Tourette c'è un'ipotesi dominante. O c'è troppa dopamina, o i recettori sono troppo sensibili. È come avere un'automobile sportiva potentissima. Basta sfiorare l'acceleratore di 1 millimetro e il motore ruggisce a 8000 giri. Il sistema è iperreattivo. Ogni minimo pensiero di movimento viene amplificato 100 volte. E così accade. L'urgenza sale, la dopamina spinge, il freno non funziona. Il cervello deve scaricare la tensione. Esegui il tic, muovi la testa, emetti un suono e per un istante, pace. Il prurito sparisce, il circuito si resetta. È un sollievo fisico immenso, ma è una trappola, perché il sollievo dura pochi secondi e poi il ciclo ricomincia, ancora e ancora, migliaia di volte al giorno.
Ma i tic sono solo la punta dell'iceberg. Quello che vedi dall'esterno è forse il 10% del problema. Sotto la superficie, l'85% delle persone con Tourette combatte altre battaglie. ADHD, disturbo ossessivo compulsivo, ansia. Perché? Perché lo stesso guasto nei freni che non ferma i movimenti, non ferma nemmeno i pensieri. Un pensiero ossessivo è come un tic mentale, un'idea che torna e ritorna e non riesce a spegnere. Immagina di dover tenere una palla da basket sott'acqua con una mano sola. Per 1 minuto ci riesci. Per 10 minuti è faticoso. Ora immagina di doverlo fare mentre sei a scuola o al lavoro o a cena fuori. Molte persone con Tourette imparano a sopprimere i tic in pubblico, ma il costo energetico è devastante. Il cervello usa tutte le sue risorse per tenere chiusa quella diga. E quando tornano a casa, in un ambiente sicuro, la diga crolla. Dobbiamo sfatare un mito. Quando si parla di Tourette, tutti pensano alle parolacce involontarie. Si chiama coprolalia, ma la verità è che colpisce solo il 10, forse il 15% dei pazienti. Per la stragrande maggioranza, la Tourette è sbattere gli occhi, schiarirsi la voce, muovere le spalle. Il cinema ha creato una caricatura. La realtà è molto più sfumata e spesso molto più silenziosa. Ma c'è un rovescio della medaglia. Un cervello con meno freni e anche un cervello più veloce. Studi recenti mostrano che le persone con Tourette possono avere tempi di reazione superiori alla media. Processano le informazioni grammaticali e motorie con una rapidità incredibile. È come avere un motore da corsa in una strada di città. È difficile da gestire nel traffico, sì, ma in pista vola. Musicisti, atleti, chirurghi. La Tourette non è solo un deficit, è una diversa configurazione del sistema operativo. Oggi non siamo più impotenti. Per i casi più gravi, la scienza ha sviluppato qualcosa che sembra fantascienza: la stimolazione cerebrale profonda. Inseriamo elettrodi millimetrici esattamente in quei gangli difettosi. Non distruggiamo nulla. Emettiamo un impulso elettrico ritmico. È come un metronomo per un'orchestra fuori tempo. L'elettricità sostituisce l'inibizione chimica mancante. Il rumore cessa, il controllo ritorna. E per tutti gli altri c'è la terapia comportamentale. Insegniamo al cervello a riconoscere l'urgenza premonitrice e a rispondere con un movimento diverso, incompatibile col tic. È difficile, richiede mesi, ma il cervello è plastico, cambia forma. Se alleni un nuovo circuito abbastanza a lungo, quello vecchio si indebolisce. Stiamo letteralmente riscrivendo il codice sorgente della mente, un neurone alla volta. La sindrome di Tourette ci insegna qualcosa di profondo su noi stessi. Ci ricorda che il controllo che crediamo di avere è fragile, che la linea tra pensiero e azione è sottile come un velo, ma ci mostra anche la resilienza infinita dello spirito umano. Chi vive con questa condizione combatte una battaglia invisibile ogni minuto di ogni giorno, eppure crea, lavora, ama, vive. Il loro cervello non è rotto, è solo un'orchestra che suona jazz in un mondo di musica classica. E a volte il jazz è la musica più bella che c'è. Io sono Renderium e questo è ciò che accade dentro di te. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.